Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'ennesima puntata del nostro podcast, i Backstreet Boys spiegati male, Backstreet State of Mind. Questa puntata tutta dedicata ovviamente al primo weekend di Millennium 2.0, questa residency alla Sphere a Las Vegas, che appunto è iniziata lo scorso weekend e su cui quindi possiamo finalmente parlare, discutere e chiacchierare. Lo chiameremo lo speciale Sphere, ovviamente spiegato male, come al solito. Ciao Certo. Ale. Ciao a tutti, io in trasferta da Roma, anzi da Las Vegas, sto scherzando, da Roma. Sì, certo. Eh, e non vedo l'ora di parlare di questa cosa spettacolare. Iniziamo a dire Bene, sì, che assolutamente. proprio mi sto mangiando i gomiti, il fegato, tutto. Non lo posso donare per Proprio, andarne perché proprio bella, bella, bella. Non mi aspettavo una cosa così bella e invece bella, bella, bella. Io non capisco perché ho questa maglietta messa male, ma non importa. Va vabbè, bene. ma è Infatti, ehm, spiegato male, ma con magliette messe male. Anche magliette io ho la messe, ma maglietta magliette messa molto carine alla però. cavolo. Entra un tubo con i Backstreet Boys, però magliette. Guarda, la mia dice It's me, e è praticamente una citazione di Taylor Swift. Hi, I'm the Hi, problem, it's it's me, I'm me. the problem, it's me. Ma Mm-mm. parleremo anche della Taylor in un altro momento, probabilmente. Brava, ecco, stavo per chi dire, scusate se bevo anch'io, ma la temperatura è quella che è e bisogna idratarsi. Come ha detto Kevin, non so se hai avuto modo di Mi sono vedere la storia visto, di Kevin, ho riso un quarto d'ora. c'avevo È 500 arrivato su da bottiglie. delle scale con 300 bottigliette di qualsiasi cosa dicendo I'm not getting dehydrated. Vabbè, ha fatto molto No, bene. ma forse è perché beveva e quindi non doveva disidratarsi, So. probabilmente. Allora, da cosa partiamo? Partiamo dalla scaletta? Sì, che poi non la so a memoria in realtà. Ma ti ti vengo in aiuto con i Google is mezzi my friend. No, in No, realtà no, ce l'avevo l'ho salvata una letta. foto perché sono professional, cioè voglio dire. Allora, scaletta va bene che come già sapevamo comprendeva tutte le canzoni di Millennium, Sì, eh, tranne le nuove, più cioè le nuove, le e, ma io inedite, sto parlando tranne le di inedite. Millennium, quello vecchio, Millennium 1.0. Original. Mhm. Quindi ci sono tutte, alcune non vengono cantate nella loro interezza, ho notato. Eh, Ma io forse posso capire anche il perché, eh, per non stressare troppo Brian, immagino. scelte comunque ok. Però ci sono tutte, anche quelle che sono da sempre un filo, come possiamo dire, meno gettonate, ma per il semplice fatto che sono quelle magari un po' meno famose, un po' meno Tipo gradite, Spanish Eyes, tipo no Spanish one else Eyes, comes esatto. close to you. Ecco, poi magari parleremo un attimo di No One Else Come Close, che non è mai stata una delle mie preferite, ma da quando l'ho vista Io alla l'adoro, Shakespeare, sempre adorata. tanta roba. In più abbiamo, vabbè, per il resto della scaletta niente di trascendentale, niente di Tranne... particolarmente innovativo, ci arrivo. Niente di particolarmente innovativo nel senso che sono Aspetta tutte che... le hit fondamentalmente, quindi a parte quello abbiamo Tranne questa. As Long As You Love Me, arrivo, abbiamo, vabbè, More Than That, abbiamo, aspetta che le sto cercando, All I Have to Give, Drowning, Shape of My Heart, insomma, le classiche canzoni da scaletta Everybody. dei Backstreet Boys, esatto. Più, come abbiamo detto, Hey, che finalmente siamo riusciti a sentire live, e quello che ha fatto sognare tutte noi fan fin dal primo momento che Ale sta impersonando, Siberia. Siberia. Non so da Con... dove gli è uscita questa genialata, forse ci hanno sentito, hanno Sì, inserito Siberia in scaletta. io avrei voluto If You Wanted to Be a Good Girl, Get Yourself a Bad Non Boy, l'avrebbero però mai quella la fatta. odiano, quindi Non l'avrebbero mai fatta. no. Invece pare che Siberia sia la preferita di molti di loro e Beh, stupenda. quindi l'hanno inserita. E poi quando parliamo dei visuals, parleremo anche del visual di Siberia, perché hanno dei visual Eccolo. pazzeschi, bellissimi, che non vedo l'ora di vedere dal vivo. E quello di Anzi, mi ci Siberia è metto di un proprio nel... creepy, ma è di un creepy, ma veramente, ma va bene, questo non importa, ne parliamo dopo.
Quindi scaletta soddisfacente, direi. Cioè io Sì, non mi aspettavo niente di diverso, anzi Siberia è stato quella ciliegina, proprio quel contentino, che la mia unica richiesta per la scaletta in realtà era stata di era semplificazione Hey. e c'è. E quindi io già ero contenta, in più mi hanno fatto Siberia, tanta roba. Poi parlavamo delle visuals. Allora, dietro di me ne avete una, si vede malissimo perché ci sono io davanti innanzitutto e poi perché è una parte del concerto in cui un pezzo del palco praticamente si alza e loro sarebbero sopra, cioè non so se vedete questa cosa che c'è, non so come puntarvela, ma comunque questa cosa azzurrina Era? che c'è qua sopra, esatto, Una sarebbe il sfera, palco. Sì, è una cerchio. specie. Loro cantano lì ovviamente, quindi non si vedono, ma l'ho scelta apposta perché così, se no ci sarei stata in... Con Brian Cacone che si tiene. Allora, sono tutti legati, grazie al cielo, perché io non mi... cioè, qualsiasi Sì, cosa possa no? succedere è altissima quella roba. Ehm, e in più Brian ha proprio anche una specie di ringhiera, non so neanche come E lui sta chiamare. attaccato così Se ne tipo sta gatto attaccato. D'altra nell'acqua. parte sappiamo tutti che Brian soffre di vertigini, quindi pover'uomo. Che poi è successo nella residency presidente, no, precedente, che gli si era fermato a EG, mi pare, gli si era fermato l'ascensore, così scendevano gli No, a Kevin. ascensori. A A Kevin Kevin. e Jay no, è volato giù tipo in un buco del palco, una roba del genere, cioè Ah, proprio sì, da sì, uccidersi. vabbè, cose fantastiche. E quindi secondo No, me qua Brian ha il ovviamente hanno terrore. voluto assicurarsi che fossero tutti in sicurezza, ci mancherebbe. È veramente altissima, cioè Ma adesso poi Brian sta anche in mezzo, dalla capito? foto Oltre non questo. si percepisce, però è veramente alto, alto, alto. Per cui, cioè, Mhm. per dire, queste cose qua dietro che vedete sono dei lampioni, ok? E hanno la dimensione di un lampione. Quindi immaginate quanto può essere alto. Ok? È veramente dovevano per forza tenere tutto più sicuro possibile. Comunque, a parte questo, cose bellissime. Quest'anno sfruttato le potenzialità della Sphere al massimo. Sembra in alcune parti, sembra proprio di... Io chiaramente ho visto solo dei video, non è che... Però sembra proprio di essere, non Nello so, spazio. spazio dentro a una navicella spaziale, cioè è veramente, veramente bello. C'è anche quello che io chiamo il momento, com'è che l'ho chiamato? Il momento di ampliamento dell'ego in cui si sono sentiti Mosè e hanno aperto Ah, le sì. acque, no? Sì, mi aspettavo loro con la staffa Sì, no, io in mi aspettavo che a un certo Browning. punto si chiudessero, invece fa insomma altre... Vabbè, e Io quindi mi aspettavo, ti devo dire, in quei play game, io mi aspettavo il loro fracichi, però vabbè, quello forse sarà stato un... pare faccia freddino all'interno della Sphere. Secondo me, Beh, se essendo America, lo immagino, quindi secondo me se li bagnavano poi i weekend successivi non li facevano più. Pensa a Nick che si ammala soltanto a fare A. a Sempre respirare, sì, malato, eviterei. Poi, altre cose da dire. Abbiamo citato Brian per la questione vertigini. Tutti eravamo molto preoccupati per lui, date le sue, insomma, condizioni. problemi con la voce, eccetera. E invece devo dire che almeno nel primo weekend, poi chiaramente adesso bisogna capire come la cosa prosegue, se l'è cavata egregiamente. Ci sono Tra stati dei l'altro, momenti in cui chiaramente è andata meno bene, ma in generale le parti dove tendeva a faticare molto di più, quindi non lo so, penso all'inizio di I Want It That Way, ma anche soltanto Siberia, cioè quando ho iniziato a fare Siberia ero tipo così perché ho detto mio Dio, e sì, invece è vero, ogni volta che io... Invece no. e E invece anche It's Gotta Be You ha fatto ma io su veramente... quella però ero meno preoccupata perché gli alti di Perché lui le solito mi note alte vengono. comunque, ma comunque lui le note, lui le note alte riescono meglio di quelle basse. Infatti Esatto, tende a fare più il falsetto adesso lui. esatto. Però devo dire Però che non ho sulle basse sentito la... molto falsetto, se l'è cavata benissimo. Adesso vediamo come proseguiranno le Ma cose. io D'altra parte, ho letto un'intervista in cui lui diceva che sta vedendo una terapeuta del vocale, ovviamente,
per quello che ha a Los Angeles e che comunque sta iniziando a riuscire a usare la voce di A più, uscire in diciamo, modo, la voce sta in iniziando modo a uscire in normale. modo più fluido, Esatto. sì. E si nota. Quindi io sono contentissima perché A ne parla e B comunque non si è notato questo grande, cioè, voglio Credo dire, di aver vogliamo fatto anche mettere un la... post su Twitter, che io continuo a chiamare Twitter e non X, dicendo Cos'è proprio quanto X? sono contenta del fatto che lui finalmente ne parli e che, per quanto difficile possa essere, e che così tutti noi possiamo veramente dimostrargli l'affetto che merita e la stima che merita per essere La comunque perseveranza, perché quanti ancora lì. avrebbero Esatto. mollato, gettato la spugna? Poi, altre cose, news che sono uscite in questo weekend sono appunto questa BSB Experience all'interno del Venetian, della quale anche lì ho visto foto e Io video. ho visto video mandato da una mia amica perché sono andati dei miei amici militari, ex militari, no, militari colleghi ex colleghi di Ken che stavano in Ungheria. Sono andati, sono andate le mogli con i mariti e hanno postato questo video in cui praticamente si vedevano tante cose, cioè c'erano per esempio gli oggetti di scena del primo tour di Millennium, gli scooter, gli overboard che io non ho mai visto. Le- C'erano tutte... Ci sono le, come si dice in italiano music sheet? Ok, ho capito, sì, Fogli con le aspetta, canzoni, sì, ok, con i loro appunti di fianco, che a me intrippa un sacco vedere, cioè mi piace un sacco l'idea. E poi al di sì, là tantissimi questa sorta di museo ci sono proprio delle cose anche, tra virgolette, interattive carine da fare, no? Quindi, non so, hanno ricreato photoboot. lo studio di TRL, hanno con i loro cartonati, c'è una specie di hub dove tu puoi tipo scrivere una lettera per loro e lasciargliela. Da quello che ho capito, ogni sera ne viene scelta una. Ho sentito che ogni sera ne viene scelta una per farla, per leggerla, però poi a livello pratico non ho mai visto la parte del concerto dove questo veniva fatto, quindi Sai cosa mi fa venire in mente? Allora, io sono circondata da fan di Stray Kids. Tra l'altro anche la nostra Kimmy è fan di degli lo Stray so, Kids. sì, ho visto che è stata E da poco. la figlia del collega di amici nostri, che ha 16 anni, sì, 17 anni quasi, è andata al concerto degli Stray Kids l'11 luglio ad Amsterdam, anche lei, lo stesso concerto di Kimmy. E mi ha detto, eh sì, è stato stupendo, solo che non ho più voce. Ho detto, amore mio, se non esci, era il suo primo concerto, se non esci da un concerto senza voce vuol dire che non era, non era un vero concerto. E prendevano là dei messaggi scritti e li mandavano in onda, li facevano leggere durante, non so, il concerto, immagino, Allora, non lo io so ho sentito, ho esattamente. letto questa E cosa, hanno scelto un però. messaggio di Kimmy, tra l'altro. Bene. No, E io anche avevo la mia vicina sentito di questa casa qua a cosa, Roma è però fan dei non. Stray Kids. Poi a livello pratico non ho visto quando questa cosa sia stata fatta davvero, quindi Che non. poi io l'ho visto, forse gliele porta, non lo so, io l'ho visto il concerto a Anch'io. mozziche e bocconi, nel senso che live il figlio, grazie, il figlio di Howie James, Grazie James. No, io l'ho proprio visto e il intero, se andate su YouTube nipote. c'è. Sì, alcuni li hanno cancellati per copyright, Io altri se ne l'ho vedono visto con inquadrature ieri. diverse. Lo sai che alcuni che me ne avevano mandati sono andata a ricliccarli perché me l'ha chiesto un mio amico che voleva vederlo e ne ho trovato uno che però ha le inquadrature che non rendono come avevo Ho visto visto io. questo preso, Tra credo, l'altro, dalla prima tribuna, una cosa di questo tipo. secondo me chi sta sotto sì, li vede vicino, ma si perde tutto quanto il resto dell'esperienza. Anche Allora, quando vanno su. è un concerto che secondo me, per assurdo, più lontano stai, meglio vedi. Cioè, Sì, meglio, cioè, più coinvolto sei, ok? sì, E non lo dico perché non ho la general admission, non l'ho presa la general admission, cioè volutamente ho evitato di che poi prendere. costa di meno di solito, quindi No, ma era proprio perché io avevo già questa sensazione dall'inizio,
che Ma sì, fosse dai, cosa come così. c'è questa cosa, inizia con questa cosa spaziale, sembra poi si Poi vede loro dicono che bisognerebbe vederlo almeno due volte, uno da sotto, uno da sopra, e il ad bello di avere più casa, dammi i soldi, sì. soldi. Eh, Se me lo paga Alex, che ha tirato fuori sta boiata, volentieri. Ce li ho, quindi va a posto così. Tra E l'altro gongolava perché tutti avevano ascoltato il suo consiglio di vestirsi in bianco, infatti anche i colleghi, colleghi di Ken, vabbè, tutti vestiti in bianco, con le mogli tutte in bianco. io ho Le... appena portato a stampare una maglietta per il marito, quindi Dica cosa c'è scritto. gli ho scritto, vabbè, maglietta bianca standard con una scritta in azzurro e gli ho scritto Here to make my wife happy because I want her that way. E che è stupenda, stupenda Quindi troppo. E poi no, c'è Get Down, sì, la parte no, di no, ci Get sono Down un mi è sacco di piaciuta tantissimo. momenti fighissimi che da sotto, cioè, o ti fai venire il torcicollo perché per guardare in su o Sì, stai ma tipo fermo. quando loro, per esempio, Get Down è il momento in cui tu stai là così, no, non è quello. Comunque sì, stanno in alto Ma con Get era un po' Down, va come bene. quando in DNA saliva la parte del palco che Esatto, e io l'ho anche visto sia da se saliva lontano meno, che da secondo me. vicino. Sì, ma io l'ho visto sia da lontano che da vicino. Quando stavo in prima fila, mi pare che As Long As You Love Me io non l'ho Eh visti. no, certo, perché non la vedevi da giù. Perché c'era sto coso davanti, ho detto, "Dove stanno?" E poi Breathe, sì, l'ho visti, ma mi ha preso il torcicollo. Eh sì, Veramente, poi vabbè, ci sta che quello là era un concerto fatto, un concerto normale, quindi stai in prima fila, certo, stai... certo. Poi c'avevo Nick che mi si dimenava davanti, quindi Quindi che bene, te frega? va bene tutto, torcicollo, senza voce, niente, Covid dopo mi è venuto, quindi E, benissimo. Credo me l'abbia attaccato Nick durante il VIP, però vabbè, no scherzo, però eh, non so. No, lui è mi è venuto portatore il di Covid. malattie ovunque, quindi io Esatto, siccome c'è il eh. Nick Bug, magari me l'ha attaccato lui. E niente, quindi questo è un po' quanto a livello di experience a Las Vegas. In più c'è la questione dell'after party il sabato. After party che da quello che ho sentito in giro questo ultimo sabato, cioè questo primo sabato, scusate, nel senso scorso sabato, è stato molto molto affollato e ha avuto parecchi problemi organizzativi che però non mi sono assolutamente ben chiari e sui quali non so quanto siano veramente attendibili le fonti. Io ho Quindi letto un tweet che diceva è uno shit show come al solito, però sinceramente non so, ce l'aveva completa in thank you allora, io il l'unica cosa di cui che locale. so per certo, cioè per certo, l'unica cosa, l'unica lamentela che mi è Sì, sembrata vera che ho letto. vera e sensata è che a quanto pare, non chiedete perché, al Il tavolo. locale hanno fatto entrare gente prima, cioè prima nel senso prima che arrivasse l'ondata di gente uscita dal concerto, ok? Quindi immagino facendo dei biglietti general admission sul momento, ok? E poi coloro che invece avevano il biglietto con la general admission già pagata, ma sono arrivati più tardi perché arrivavano dal concerto, non sono riusciti ad entrare perché il locale era Ah, pieno. questa non l'ho sentita. E questo effettivamente è un grosso problema. Beh, questa è brutta, sì, Problema che però mi sento di dire non dipende risolveranno da per il loro. prossimo weekend, cioè nel senso che sarà stato un problema di comunicazione tra i membri, la sicurezza, non lo so, non ho idea. È per questo che vi dico, non voglio soffermarmici più di tanto perché non ho ehm, Lo so anche che testimonianze, hanno dati spostato il tavolo, oggettivi, ma per cui non... ve ne parlerò poi eventualmente quando torno, quando vi capirò cosa diavolo è successo a me e poi ve lo dico, ok? no, io ho visto un video di Rose che ha fatto che ha saltato lei, anche essendo fan, aveva saltato Millennium 1.0, lo chiamiamo così, il Mhm. primo concerto Millennium, quindi lei se lo rimpiangeva tanto e che ha detto che non è mai stata lei che comunque fa tantissimi eventi, no? Rose di The Dark Side of the Backstreet Boys. Lei ha detto che un concerto così non l'ha mai visto No, in no, infatti, concerto generale, tutti che è hanno una detto cosa bellissimo. stupenda.
c'è gente che non aveva in programma di andare perché non è un fan sfegatato come possiamo essere noi, che dopo aver visto video dell'opening weekend ha deciso di andarci perché hanno detto che è stata veramente una figata. Sì, io Poi avevo a una mia amica che è proposito, venuta con me a Budapest a vedere DNA. Lei mi ha scritto, io sto cercando i voli e il biglietto, solo che sono rimasti solo quelli a 200, quelli a prezzi rialzati, no? Il resale, sì, 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 quindi Platinum, quello i che è. prezzi maggiorati, però lei ha detto io ci voglio andare, è una cosa troppo, è troppo bello e ovviamente io la residency quando l'hanno fatta, Larger Than Life, sì vabbè, rosicavo, ma stavo pure in America, però comunque avevo altre cose, altre spese, no? Quindi non potevo e andava bene Ma la così. prima residency secondo me Ma è stata bella, quando ma era un concerto, tutto sommato. Ma quando ho visto la Sphere ho detto, cavoli, qua io mi sto perdendo veramente una cosa spettacolare e mi sto mangiando i gomiti, ma purtroppo le finanze sono quelle che sono, io devo comprare casa. Ragazzi, E tra l'altro so che c'è chiaramente tutta ovviamente la richiesta che arriva anche da me che ci vado, cioè di portare, di venire in Europa e comunque in giro per il mondo con questo tour. Il problema è sì, ma che, non sarà lo come stesso. diceva Rose, secondo me non con questo, cioè nel senso, questo specifico tour, cioè potrebbero tenere la scaletta, ma non Sì, avrebbe mettere granché anche le senso. grafiche, più o Perché meno, ma tanto, non è ma lo le stesso. grafiche mica tanto dovrebbero essere Non riadattate a uno tutte. schermo normale. Sì, esatto, cioè è impossibile ricreare, noi non abbiamo una Sphere in Europa, No, non secondo esiste. me a questo punto tanto vale che mettano su un tour diverso. Ma sì, Cioè, facessero un nuovo CD e e vorrei, per adesso me sta bene, quello esageriamo, però sì, o rivedano questo, però comunque non sarà sicuramente la stessa cosa, ma ovviamente perché non c'è una venue uguale. Poi ho Poi letto una cosa fantastica che diceva AJ che è stato il primo, la prima residency della Sphere di un gruppo pop a essere sold out. Amore mio, due cose. Grazie al cavolo, sono i primi che fanno la residency come pop, artisti pop, numero uno. Numero due ci stanno. l'ha detto AJ che come sapete è il mio amore, ma prendiamo tutto con le pinze. Sì, tutto con le pinze, ma secondo me poi ci sono anche i biglietti, però come dicevi tu, probabilmente sono i Sono in resale, rivendita, sicuramente i biglietti che però si trovano ancora adesso, ma secondo me sono da rivenditori extra, sì. anche perché se no non avrebbero aggiunto altre date, dato che ne hanno aggiunte in successione, vuol dire che Comunque che lo stadio, ma in generale, insomma, l'arena, come cavolo la Sphere venue. fosse piena, la venue, grazie, non Niente. mi veniva, fosse piena, era proprio un dato di fatto, Sì, 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 era assolutamente. Ma ci zeppa, tutti sta. in Allora, bianco. effettivamente loro sono il primo pop act ehm, a suonare alla Sphere. Adesso Ma mi fa poi con ridere dire un suonare perché in realtà non suonano, a cantare alla cantante, Sphere. esibirsi. Esibirsi, esatto. Per cui se hanno fatto sold out, è chiaro che sono il primo pop act ad aver fatto sold out. Sono i primi. Grazie Della serie, grazie Grazie a Alex, Mister Mobius. Ovvio, ti vogliamo bene, ma ok. Comunque siamo tutti molto molto orgogliosi di loro, Tra così l'altro c'era come... un NSYNC a vedere i back, no? Sì, C'era sì, sì, sì. Lance Beh, col ma sai che è marito che è amico di è Angel, amico di Nick, di Angel, esatto, quindi... di AJ. Sì, e secondo me ci sarà altra gente che piano piano andrà a vederli di altri gruppi. C'era Chrissy Teigen, la moglie di Dio, John Legend. Sì, che io Chrissy ho Teigen, la moglie di invidiato, John Legend, che ha è fatto quello che andata. avrei voluto fare io. Cioè volare in braccio ad Alex. Io in realtà l'ho visto. La differenza è che se lo fa lei va bene, se lo faccio io, secondo me poi ottengo un'ordinanza restrittiva e quindi evito. Detto questo, No, abbiamo io ancora lo schiaccerei, quindi poverino. abbiamo ancora da parlare di due cose, direi. La prima è il CD, perché lo stesso giorno in cui ha aperto la residency è anche uscito
Millennium 2.0, che è praticamente Che a una me arriva versione domani. remastered di Millennium, quindi ci sono due CD in cui nel primo CD ci sono tutte le canzoni del Millennium originale, mm, rimasterizzate. Nel secondo CD ci sono invece tutta una serie di bonus track, quindi oltre a Hey c'è Erano state nei singoli. ci sono Tell me that I'm alcune delle dreaming, B-sides dei my singoli, ci heart sono tre stays o with quattro tracce you. live. C'è la versione con le parole cambiate di I Want It That Way, che si chiama, se non sbaglio, No Goodbyes, una cosa di The questo way- tipo. No E cioè, goodbyes, non è che si no chiama No goodbyes, Goodbyes, ma è no lies. concepita come No Goodbyes. E In poi realtà c'è c'è la scritto I want it that way alternate con un version, una sottotitolo. cosa del genere. Sì. E poi c'è la demo di Perfect Fan. Mhm. E Cantata da la Brian cosa, vabbè, al di senza là di i queste cori. canzoni, eccetera, a me la cosa che ha fatto molto sorridere, ma in maniera molto affettuosa, è che loro abbiano assolutamente ripreso in tutto e per tutto Millennium, cioè il libretto, che non vi faccio vedere perché non ve lo spoiler, ma Non l'ho visto ancora. il libretto dentro Tanto ha non lo le apro, eh. stesse foto che c'erano in Millennium, ma la versione nuova, aggiornata, ma uguale, e Ah, soprattutto, quindi sacrifica capretti. sì, esatto, quella roba lì. E l'altra cosa che mi ha fatto sorridere, e che ci sono rimaste, Andrea non capiva perché fossi così entusiasta di questa cosa, ma lui penso non compra CD da una vita e quindi non si rende conto di quanto questa cosa fosse strana. Se vi ricordate, nel libretto di Millennium, essendo un CD uscito nel 99, c'erano ancora i testi delle canzoni, perché così si usava nel 99. Ci sono i Sì, testi ma delle quattro canzoni. canzoni, 4-5. Sì, però ci Lo sono. amo. A tutti? Perché? Lo amo. E tutti perché l'altra volta ce n'erano tipo 4-5. No, no, Cioè, nel senso che gli mi facevano sempre stessi, però rosicare, ci mica mettevano sono. i testi di E tutti. c'è anche Gli Hey. stessi. No. Che io poi adesso lo capisco l'inglese, quindi E mi ha a fatto molto differenza di sorridere prima perché ho che la detto, prima volta, ormai praticamente nessuno mette i testi delle canzoni sui CD e quindi era buffa. Allora, noi qua dobbiamo stringere un pochino tra perché l'altro, se no ok. ci finisce il... Vogliamo dire una cosa sola, quando l'ultima canzone, tempo, l'ultima canzone del CD, cosa veloce, Sì, veloce, l'ultima vai, vai, canzone di, del di. CD, secondo, è Show Me the Meaning of Being Lonely e l'unica parte in cui veramente fanno sentire un pezzo parlato del concerto, che è quella live, no? Che Jay dice, Jay era? Sì, o Aui, che dice che hanno perso, insomma, che Aui. è stata prodotta da Dennis Pop, Rawi. È Dennis Aui Pop e che Max dice. Martin e che da poco avevano perso Dennis Pop e quindi dedicano quella canzone a lui e per me è stata un po' una dedica anche del CD a lui che non c'è più. Quindi è stato carino, è stato un gesto carino, una piccola chicca carina. Tra l'altro, se posso aggiungere, Fine. giusto per buttarla sul ridere come è mio solito, è molto buffo che Howie parte dicendo una cosa tipo Are you ready to party? Tutto preso bene così, dopodiché dedichiamo questa cosa perché è mancato. E tu dici, cioè, ma, vabbè, Howie, re delle awkward E situazioni. facciamo una festa in memoria, sai, lui comunque è portoricano. Vabbè. È portoricano, quindi loro fanno il Dia de los Muertos, quindi Ultime due cose da loro dire. festeggiano i Eh, loro... ultime due cose da dire prima di chiudere perché se no la facciamo C'ho troppo caldo? lunga. Allora, cosa numero una, uno che ci è piaciuta tantissimo, domenica, se non sbaglio, sabato, il TG Sì, domenica italiano l'ora di pranzo. ha, TG1. TG1 ha dedicato un servizio proprio alla residency dei Backstreet Boys, cosa che credo non facesse da, giusto per usare il termine, millenni. Mm. E la cosa ci ha fatto molto piacere, tra l'altro concludendo con una frase
che riassume, secondo me, benissimo quello che E pensiamo ci è noi piaciuta in modo spettacolare. come fandom, che era Ale. Backstreet's Back? No, Backstreet's Forever. Ecco, Adoro. esatto. Troppo. Noi di solito dicevamo Backstreet Never Left, in realtà anche Backstreet's Forever è carina. Quindi anche la TV italiana L'hanno presa, secondo me era una fan quella che ha fatto, può era un darsi, fan quello che ha assolutamente. scritto quella parte Mm. perché Era fatto bene bello, il comunque sempre servizio, era parole proprio positive bello. della residency anche nel servizio, proprio bello, sì. Tra l'altro ha scritto sul Twitter di BSB Italia, mi Mm? ha commentato una dicendo, "Ah, hanno usato le mie immagini, alcune delle mie immagini, Ah, una fan. Ah, che figata. molto bene. Perché ovviamente loro poi hanno usato le immagini che si trovano online, Certo, sì, sì, sì. quindi niente. Nient'altro, io chiuderei dicendovi che magari non immediatamente, ma in questi giorni, insomma, diciamo entro fine settimana, magari vi lascio una su Instagram, sulla nostra pagina Instagram, seguiteci se non lo state già facendo, una box per le domande. Così se mi volete lasciare tutta una serie di domande che avete sulla residency, io me le segno e faccio i compiti mentre sono là, prendo informazioni e quando ritorno facciamo un'altra puntata in cui vi racconto effettivamente l'esperienza là e rispondiamo anche alle vostre domande. In più vi direi anche di seguirci mentre sia sulla pagina che se volete seguire il mio Instagram personale, perché conto di caricare, insomma, cose mentre sono là. Non aspettatevi L'anima, live perché ho saputo che non permettono di fare live dal concerto, nel senso che viene la sicurezza a dire di smettere. Ovviamente un conto è James, che è il figliolo di a Howie. meno che non ti chiami James Doral, Esatto, un è conto il sono nipote io, anche povera sfigata, Jonathan. quindi eviterei di farmi buttare fuori dalla Sphere, però sicuramente farò dei Mm. video, delle foto e poi ve le No, mando. Tenete sempre presente che se volete delle belle foto da vicino dei ragazzi, no, perché io non sono davanti, cercatele da altri, da me potete avere c'è Justin. delle belle foto non so, delle visuals e quant'altro. Nient'altro. Per il Ma resto. quanto sei gasata E per adesso questo viaggio? abbastanza. Dai, Allora, io quanto ho ti ha avuto un po' gasato di vedere? menate mie personali in questo periodo, per cui non riuscivo a farmi venire l'hype, ok? Come avrebbe dovuto. E dopo questo weekend, aver visto tutte queste Sì, cose, sì, sì, adesso decisamente sì. ti è Adesso non voglio salito dire così perché l'hype. poi sembro ingrata, no? Del tipo, ma tu fortunata che vai, non sei neanche felice. No, sono felice, però Vabbè, però shit avrei happens. esatto, avrei potuto esserlo molto di più e quindi ero preoccupata da questa cosa, cioè mi dispiaceva non godermi il pre, no? Che di solito è bello. Però adesso invece sì, adesso devo dire che sono Il assolutamente. sabato del villaggio, come direbbe. Sì, sì, sì. Beh, E dai, ci è voluto perché ci voleva questa cosa, questa bella push. ci vorrà questa cosa, tra l'altro Eh, non lo guarderanno io mai, me lo ma questo vedrò. è un appello mio personale ufficiale a Justin, che ormai siamo amici, io e Justin sto scherzando ovviamente, non è vero che siamo amici, ma sto ironizzando sul fatto che abbiamo chiacchierato. Io, Justin, gli ho fatto anche le congratulazioni. Sì, noi abbiamo chiacchierato, scherzato durante il Io gli ho fatto picnic. le congratulazioni. Siamo anche iscritti su Instagram a un certo punto perché lui ha pubblicato una cosa, parlava dei Nirvana, io gli ho risposto, insomma abbiamo, tra l'altro, vabbè. Comunque Justin, se vieni Eh, bene, se ti sto un pochino simpatica, la prossima volta se vuoi che ci vediamo porti i biscottini anche a te, non soltanto a Mike, però me la fai avere una foto, un bel primo piano in alta risoluzione di Alex con quel berrettino di lana fucsia che tanta roba rosso. e così Fucsia. Elenina se la mette come sfondo del telefono, una roba di questo tipo. Si è svegliato Nick. Si è svegliato Nick che twitta sui Buccaneers.
Comunque, Così, d'altra parte stiamo avvicinandoci a si è fine svegliato Nietzsche. agosto quando iniziano le partite. Bene, direi di chiudere con questa nota sul football, di chiudere la puntata. No, una cosa! Dimmi. Gli outfit! Ah, è vero, non abbiamo parlato degli Ci outfit. Molto veloce perché abbiamo due minuti piaciuti scarsi. gli outfit! Allora, outfit Ok, mi ci sono piaciuti. a me sono piaciuti tutti rispetto a DNA, quattro spanne superiori. Non sono una fan Oh. particolarmente dell'outfit, quello tutto jeans, quello finale, ma non perché sia brutto, perché gli stia male, ma è un problema Mhm. mio con il troppo jeans. Cioè, è proprio un gusto personale, ok? Quindi in generale mi piace molto. Menzione d'onore per quanto mi riguarda alle suole delle scarpe fucsia, che forse ho notato solo io, ma Sì. quando cantano Hey, No, hanno no, le l'ho vista anch'io. scarpe fucsia. Boh, mi è piaciuto un sacco. Tu, Ale? No, belle, no, 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 l'ho vista anch'io. Mm. Tra l'altro, no, a me sono piaciute tantissimo le scarpe di Brian, strane, tutte un po' Sono scarpe notate. spaziali. Le tute spaziali mi sono piaciute tantissimo e Ah, le tute sì. mi sono piaciute tantissimo il primo outfit. Mi sono piaciute tantissimo, mi è piaciuta tantissimo diciamo Star Wars, la menzione di Star Wars perché la prima navicella spaziale che si vede sembra proprio la seconda, il Millennium Millennium Falcon, Falcon, sì. dove c'è scritto poi Millennium, tra l'altro. Quindi, ecco, comunque questo. Bene, Io non vedo l'ora le nostre io sono eccitata per te. le due Sono contenta piccole per te. nerd che Ma apprezzano i nel resto riferimenti faccio a Star dolciacca Wars. Gasparo. E niente, ci riaggiorniamo a questo punto al rientro, perché così avremo più cose da dirvi. E, Ok, per il resto, seguiteci, i divertiti. social, la pagina del podcast e se volete anche la mia personale, così se non è da una parte o dall'altra vedete tutte le cose in diretta mentre sono là. Un bacione!